Un attacco SQL injection consiste nell'esecuzione di una query SQL sfruttando un input non controllato dell'applicazione. Un attacco di questo tipo permette di leggere, modificare, distruggere ed eseguire molte altre operazioni all'interno di un DBMS e in certe occasioni anche arrivare direttamente al sistema operativo. Ipotizziamo che esista una query SQL utilizzata per raccogliere delle informazioni in un database. Compilandolo adeguatamente, inserendo un valore come ad esempio Mario, la query SQL sarà così composta. Nel caso in cui la web app consenta però l'inserimento di input non controllati, ad esempio un carattere di escape come l'apostrofo, la query SQL sarà così composta. È probabile allora che il web server restituisca un errore di sintassi come il seguente. Da qui l'attacker saprà che può manipolare la query SQL, specificando altri parametri, rendendo così valida la richiesta. In questo caso l'input or 1 uguale 1 cancelletto renderà vera la query, eseguendola e mostrando il primo valore row presente nella tabella clienti. Facciamo una prova con DBVA, la nostra piattaforma di testing. L'obiettivo di questo lab è di estrarre da una pagina fornita la lista di tutti gli utenti e le relative password. Tale lista è salvata all'interno del database di DBVA. Come sappiamo, a livello low non esistono particolari controlli. Inserendo un ID rappresentato da un codice numerico, lo script verificherà la presenza o meno della riga nel database. In questo caso è possibile passare all'input un simbolo di escape, l'apostrofo, e generare così un errore nel codice. Se viene aperto un apostrofo, questo va chiuso, proprio quando in programmazione si scrive una parentesi aperta che deve essere poi chiusa. Il risultato di tutto ciò sarà un errore dell'SQL. Questo è un campanello d'allarme da non sottovalutare. Se il DBMS restituisce un errore, significa che non si aspetta questo input. L'escape dell'input, infatti, ci permette di indicare una nuova condizione e di poter generare una nuova query. In questo caso la condizione, oppure 1 uguale 1, è sempre vera e quindi restituirà sempre il risultato a prescindere dal contenuto. L'input sarà quindi questo. L'uso del cancelletto, sostituibile anche con il doppio tratteggio, sta ad indicare che tutto il resto fungerà da commento. In questo modo non dobbiamo preoccuparci di definire il resto della query, ricostruendola per evitare l'errore SQL. Come però sappiamo, il nostro obiettivo è quello di ottenere anche le password. Per raggiungere questo scopo faremo affidamento all'operatore union, che ci consente di combinare dei risultati in una query di select. La query si traduce quindi nella seguente. L'input che daremo quindi in pasta alla web app sarà or 1 uguale 1 union select user password from users. Finalmente il risultato ci fornirà le credenziali salvate all'interno del database. I risultati delle password saranno in formato MD5. Per ottenerle sarà necessario craccarle con appositi strumenti. Argomento al capitolo 6.1.2 del libro Hacklog 2. Ora, le cose si complicano leggermente quando aumentiamo il livello di VVA. È molto interessante vedere qui l'approccio della riga precedente. Attraverso la funzione MySQL Real Escape String, il programmatore web ha ipotizzato di risolvere qualunque manipolazione effettuata con un apostrofo o caratteri speciali. Tale funzione va infatti sì a rimuovere i caratteri speciali, rendendo quasi impossibile un attacco di questo tipo. L'escape della query però avviene senza chiudere la stringa con l'apostrofo.
Come sai, è probabile che gli ID in SQL siano numerici, quindi il confronto uguale può anche essere effettuato con un tipo numerico. La query definitiva, prendendo spunto dalla union vista in precedenza, sarà quindi 1 or 1 uguale 1, union select user password from users. Come per le altre sfide, in questa versione di DVVA il livello HEIG equivale ad impossibile. La funzione isNumeric in PHP verifica se l'input è numerico, altrimenti non procederà all'esecuzione della query. Come sempre, vi invitiamo a sfogliare il libro HACklog 2 per far riferimento alle versioni più avanzate di questo attacco.